Mm, Buongiorno. Oggi abbiamo un Neo Geo CD da aggiustare e nello specifico mi è stato detto che i pulsanti qua magari hanno qualche problema, la croce direzionale ha qualche problema su entrambi. Credo sia solo una questione di ossidazione o roba del genere, però bisogna vedere come sono fatti all'interno, se si riescono a recuperare. Perché sono all'interno, ho già sentito della sensazione, sono micro switch, quindi eventualmente sarà da sostituirli piuttosto che da pulirli e ripararli a lungo termine, no? Per una questione a lungo termine. Poi cosa abbiamo qui? Abbiamo due alimentatori e questi due alimentatori sono uno funzionante e uno non funzionante. Ehm, che questi qua non si trovano in giro. L'ultima volta la stessa persona che mi ha portato queste console qua ha passato 2 mesi a trovarne uno funzionante. E quindi è un grande trauma e ha costato un bel po' di soldini. Quindi non mi meraviglia che adesso li voglia sistemare, anche perché ne ho già sistemato uno in passato ed è praticamente un problema di condensatori se non ricordo male. Quindi facile, no? E si può anche aprire, c'ha le viti, 4 viti, si apre e si può sistemare. E la console in sé sembra abbia un problema con appunto il connettore di alimentazione, ok? Che eventualmente ogni tanto fa contatto, ogni tanto no, si spegne la console all'improvviso. Quindi è stata abusata questa console, dai, diciamo. Ehm, Però funziona tutto. Oh, c'era già un disco. Ok. Ma alla fine la console funziona con un alimentatore funzionante. Allora, apriamo la console e andiamo a verificare. 4 viti ai lati, agli angoli e si apre. La fantasticità delle vecchie console. Non serviva neanche 2 viti bastavano e si chiudeva. Apertura e chiusura della console in meno di 3 secondi. Ecco qua, fatto. Il cavo qua per il lettore. E qua c'è quella che viene considerata la power board. Ok? E qua c'è il connettore. Vediamo subito. Fare un recap a queste console, vedete com'è. Un sacco di condensatori. Non è economico. Perché a prenderli tutti saranno tipo... Magari vendono anche i kit, però se li fanno costare 30-40 euro più il lavoro. Non ho mai fatto un recap a un Neo Geo, sinceramente, ma c'è una vite qua in mezzo. E 2 viti sul posteriore. E una vite così, che gira. Ah no, è questa qua, ok? Ecco qua. Allora, le saldature no, sembrano a posto. Pensavo ci fosse un problema di saldature, ma no, sono a postissimo. Si possono sicuramente rinforzare, ma al di là di questo non sembra esserci nessun problema.
giusto per le rinforziamo. Ecco qua. Facciamo anche quelle dell'audio video. Già che ci siamo. Perché sono le connessioni più abusate, diciamo. Bene. Rimettiamo tutto in ordine. Ecco qua. E questo dovrebbe essere a posto. Ok, allora adesso passiamo qua e vediamo cosa succede con questo. Allora, perché non ricordo, oddio, qua è unto. Credo sia olio di silicone o roba del genere. Ok, allora proviamo, midiamo corrente e verifichiamo con il multimetro. Allora, positivo e negativo. Il negativo sta qui, questa è la massa. Poi sopra dovremmo avere 5 volt. E infatti abbiamo 2 volt instabili. Completamente instabili. Abbiamo 5 volt, poi scende, poi cala, 5 volt, cala, 2 volt, 3 volt, 5 volt. Non è stabile. E poi qui dovremmo avere 10 volt. Ma anche qui è completamente instabile. Ok, se io vado a prendere l'altro, questo è quello che funziona. In teoria. Ok, dovrei riuscire a vedere qualcosa di più stabile. Allora, vediamo qua. Eccoli qua, 5 volt,6 stabili e 9,4 volt stabili. Ok, quindi è questo quello da aggiustare, sì. Va bene, e ci sono tutti i voltaggi, ogni tanto si accende, ogni tanto si spegne, eccetera. Non è stabile, per niente. Ok. E allora, vediamo. Mannaggia quelli di SNK che hanno fatto questi alimentatori col buco troppo stretto. Ok, comunque. Adesso possiamo controllare l'alimentatore. Che come già detto c'è qualche condensatore che va sistemato per fare in modo che funzioni tutto a dovere. In particolar modo ce n'è uno piccolo proprio che gli piace guastarsi. Probabilmente l'hanno messo troppo piccolo o non lo so, sottopotenziato, mettiamola così. Allora,
Ah. Allora, dobbiamo togliere intanto la corrente dal condensatore principale. Quanta ci abbiamo? 1,65 volt, quindi non c'è praticamente nulla. Facciamo un po' di cortocircuito, scarichiamo quello che c'è. Tanto per 1 volt non cambia assolutamente nulla. Ma adesso dobbiamo andare a togliere la schermatura. Allora, in teoria adesso dovrebbe staccarsi. Qua è staccato. Qua è staccato. E qua sembra che stia ancora opponendo un po' di resistenza. Ora dovrebbe togliersi. Vediamo un po'. Sì. Però c'è questo qua che lo tiene fermo. Questa clip qua che serve per il MOSFET che c'è dietro. E questa qua. Ecco. Eccoci qua. Allora, se non sbaglio, il condensatore o i condensatori sono questi due qui, quelli che creano questo problema qua, ma chiaramente li andiamo a sostituire tutti. Dovrei averli tutti perché avevo già fatto il recap una volta e potenzialmente avrei, magari ho comprato pezzi in più per fare questo lavoro qua. Andiamo subito nella mia scatola di condensatori, se ce li abbiamo tutti. Non ce l'ho. Quindi intanto cambiamo. Allora, io sono piuttosto sicuro che cambiando questo comincia già a funzionare. Quello da 1 microfarad, perché è quello che mi ricordo ehm, era il problema su quello che ho già aggiustato in precedenza. Quindi questi due punti qua. Ah, puzza di pesce. Ah, puzza di pesce. Sì. Sì. Quando c'è puzza di pesce, sapete che il condensatore ha fallito. Quindi non serve neanche andarlo a misurare. Sono già sicuro che questo condensatore qua ha fallito. Ma giusto per farvi vedere, ok, vado a prendere il mio misuratore e mi misura. Vedete? Non riconosciuto. No, completamente guasto. Ecco qua il problema. Giusto per, vediamo di nuovo. No. Niente. Quindi questo è guasto. E lo andiamo a sostituire. Gli altri magari stanno anche bene, ma il problema è che anche se stanno male, alcuni di essi non posso sostituirli perché mi manca il ricambio adeguato. Oh wow, questo è venuto via con una pallina. Perfetto. Allora, positivo e negativo sono segnati, quindi ottimo. Tagliamo. Bene. Allora, giusto per
Andiamo a reincapsulare qua l'alimentatore. Allora, positivo e negativo. Andiamo a controllare. Allora, come vediamo qua dall'immagine qua, abbiamo la massa che è qui. E poi abbiamo sopra, eccoli qua, 5,6 stabili. E qua? 9,3 stabili. A posto. Teoricamente quello lì è l'unico problema che c'è sull'intero alimentatore. Volendo si può fare un recap completo, ma questo è più che sufficiente, ok, per il momento, per fare qualche test. Ovviamente io andrò a ordinare i condensatori per i restanti, quelli che mi mancano, insomma, quello da 150 microfarad, quello da 100 microfarad per 35 volt, quello da 50 volt, è uguale. E andrò a sostituire comunque anche questi, ok? Ma adesso vediamo un po'. Allora, spegniamo l'alimentatore, scolleghiamo. Andiamo ovviamente a rimetterci la placca, risaldiamo tutto, così non abbiamo problemi. Controlliamo il voltaggio. Abbiamo ancora 12 volt, 11 volt, ma questo si scarica in fretta perché ha pochi microfarad. Veramente molto pochi microfarad. Quindi era in questa maniera qui. Noi lo rimettiamo in posizione. Ci rimettiamo quello che serviva qui, le clip. Una di qua e un'altra di qua. Ecco fatto. Siccome prima avevamo piegato un po' questa linguetta qua, la rimettiamo in posizione. Ecco. E risaldiamo. Tanto poi comunque dovremo riaprirlo, rifare il lavoro quando arriveranno gli altri pezzi, quindi... Ora ricolleghiamo l'alimentatore, colleghiamo la console e vediamo come si comporta. Chiaramente mi servirà anche il cavo video. Allora, disco e accensione. La luce si accende. Spero si sia sentito l'audio. Neo Geo CD. Allora, spegniamo. Ottimo. Però... Ok, ha letto il disco, devo solo premere start, quindi con il controller per far partire il gioco probabilmente. Perché non parte in automatico? Ma strano, dovrebbe partire in automatico sinceramente. Ma non conosco molto questa console. Ok, start, vediamo. Sì, bisogna premere start per far avviare il gioco, va bene. Il gioco sta caricando. Sì. Ok, onde evitare questioni di copyright, finiamo qua. Spero di non avere questioni di copyright, nel caso mi dispiace, non sentirete, se YouTube mi dice no, qua c'è questione di copyright, non sentirete la musichina. Però vi assicuro che ha funzionato, sta funzionando e non ha problemi. E l'alimentatore è ok. Quindi possiamo spegnere. E lo possiamo
mettere via in attesa di dei ricambi. Ora passiamo a questi. Allora, questi controller qui, vediamo un po'. Qual è il problema di questi controller? Cosa affligge il funzionamento di questi controller? Ah, Cristo santo. Non hanno proprio voglia di togliersi. Wow. Wow. Oh, eccolo. Ce l'abbiamo fatta. Molto duro. Molto molto duro. Ok, proviamo anche con questo allora. Di nuovo. Questo è molto più duro. Mi sto macinando le mani. Ecco. Ce l'ho fatta. Wow. Vuoi dirmi che questo è rimasto così per tutto il tempo? Da quando è nato? Quindi non ha mai funzionato quel tasto lì? Facile. Ok. Ci siamo riusciti. Allora, beh, diciamo che può essere anche relativamente facile. Eh, pulire questi contatti qua, ma non questo. A quanto pare, non questo qua. Perché sono 4 micro switch incapsulati addirittura. Quindi l'unico modo che abbiamo è di aprire. Ecco qua. Funziona attraverso delle molle. Magari ci sono delle cose di ricambio. Ma immagino si... diciamo che si può eventualmente pulire con dell'alcol isopropilico, cioè un bagno di alcol isopropilico all'interno dei pulsanti, in modo che poi, ecco, è appena stato disintegrato il pulsante completo. Ma va bene così. Ovviamente ci sono pulsanti più usati di altri, no? Quindi è normale che alcuni si consumino prima. Vediamo cosa possiamo fare. Allora, mettiamo il multimetro in continuità. Allora, se non erro, il controller va tenuto così, giusto? Sì. E di conseguenza mi ha detto che il pulsante in avanti e il pulsante verso il basso sono quelli che gli danno problemi, non funzionano sempre. Quindi se io vado a misurare la continuità
del pulsante stesso. E infatti non c'è nessuna continuità, non sentite il beep. Se io vado su questo pulsante qua di sinistra, se io premo, non si sente il beep, ma c'è della resistenza, quindi 200-300 ohm, sufficiente, diciamo, sufficiente per far capire al controller che stai premendo il pulsante. Se andiamo verso l'alto, ecco, se andiamo il pulsante verso l'alto funziona. Il pulsante verso avanti funziona, mentre quello verso il basso e quello verso sinistra sono un po', benché cliccano, non c'è nessuna attività, non c'è nessuna resistenza, neanche minima. Ecco, adesso sta cominciando a funzionare, ma qualche cosa non è assolutamente buono. Io, data ovviamente la vecchiaia, sicuramente all'interno sono tutti ossidati, anche quelli buoni cominciano già ad avere della patina di ossido, eccetera, e di conseguenza sarebbe da sostituirli tutti e quattro. Il problema è che non ne ho, ovviamente, non ho controller così, cioè non ho i pulsantini, i micro switch lì, quindi un po' difficile. Se io vado anche a controllare quest'altro controller, facciamo la stessa identica procedura e andiamo a controllare quello verso il basso, no, non c'è nessuna attività. Se controlliamo quello di sinistra, quello di sinistra funziona, quello verso l'alto funziona, però rimane anche incastrato, non è reattivo. Sì, c'è il meccanismo che insomma rimane un po' incastrato, e quello verso il basso è quello più consumato, diciamo. Quindi bisognerà cambiare tutti e quattro per fare in modo che torni a funzionare. Allora, è un caso disperato invece. Pensavo di potermela cavare magari trovando i micro switch, manco a morire. C'è una persona che eventualmente ha trovato una soluzione, ma questo richiede la stampante 3D. Io non ce l'ho chiaramente. Ovvio, si può eventualmente prendere il progetto e farlo fare a qualcun altro, ma non è possibile nel mio caso. Quindi vado a smontare il controller, se vuole essere smontato, e vado a sistemare direttamente i micro switch. Allora, come si sistemano questi micro switch? Diciamo che è un po' difficile. Ci provo almeno. Ne ho già fatto uno, sembra funzionare, cioè nel senso, i contatti sono stati ripristinati. Quindi adesso vi faccio vedere come ne faccio uno. Ma vi assicuro non è una cosa facile. Non è una cosa facile. Si rischia di lasciarci un dito, oppure eventualmente ehm, rovinare irrimediabilmente il pulsante, e quindi dover essere costretti a comprare un altro controller o eventualmente un ricambio, come stavo dicendo. I ricambi che si possono acquistare al posto di questi si chiamano, fatemi rivedere un attimo internet,
Allora si chiamano RAFI Racon 8, ok? Sono micro switch tattili e si chiamano RAFI Racon 8, ok? Eventualmente magari lo scrivo poi anche come sottotitolo, ok, del video. E, e sono, allora, questi pulsanti sono 9 mm per 9 mm. Questi qua che ho appena menzionato sono 8 mm per 8 mm, ma ci stanno bene lo stesso. Ok? Il problema qual è? Il problema è che appunto questi qua sono creati con pulsanti interni in plastica, ok? È tutta plastica, quindi è plastica rigida. Che infatti con la molla e questo pulsante, quello bianco, la molla a pressione, ok? Preme il pulsante, ok? Nel caso di questi qua, dei Racon 8, sono fatti in gomma, ok? Quindi c'è la possibilità che la molla non sia sufficientemente dura per premere il pulsante e di conseguenza il pulsante potrebbe non funzionare, a meno che non si preme da morire. Allora il tizio lo potete trovare, c'è un post, eventualmente se mi ricordo lo metto nella descrizione, oppure lo potete comunque andare a trovare su internet, sicuramente. Ha fatto stampare in 3D dei nuovi pulsanti che al posto che avere il perno fermo qui lo fa con un perno un po' più lungo, ok? In modo da, sempre con il discorso della molla, ok? In questa maniera qui, il perno riesca a toccare la gomma. Vediamo se riesco a farvelo vedere magari più ravvicinato, ok? Come vedete adesso il perno è vuoto sotto, vedete che è vuoto, ok? È vuoto, si vede il mio dito sotto, no? E il tizio qua ha creato un perno che sia più lungo e arrivi quasi alla gommina del nuovo pulsantino, ok? In questo modo quando si va a premere anche la gomma insieme con questo pulsante qua e di conseguenza poi risulta premere il pulsante. Cosa comporta questo? Che questi qua sono molto cliccosi, ok? Mentre quelli di gomma sono silenziosi. C'è solo questa differenza qua, a quanto pare. Quindi se qualcuno volesse, ecco, io ho dato una soluzione, si possono acquistare quelli lì ed eventualmente sostituirli con quelli lì. Però poi non garantisco nulla, eh. Allora, io vi faccio vedere come faccio io adesso con questi pulsantini qua. Allora, i pulsantini qua purtroppo sono presso fusi, ok? Plastica presso fusa e di conseguenza non si potrebbero aprire, ok? Però come si vede c'è un anello qua attorno, è una plastica piuttosto morbida, ok? Quindi con un cacciavite eventualmente a taglio, ok? Tipo questi, cacciavite a taglio piccolino, si può andare sotto, ok? Alla plastica e sollevare il bordo, ok? Piano, delicatamente, ok? Io preferisco usare questo perché entra decisamente molto meglio. Una volta che ho raddrizzato nuovamente il bordo verso l'esterno, ok, il pulsante sarà in grado di uscire dal suo alloggiamento. Ecco perché sto dicendo che ci si lascia un dito eventualmente, perché se scivola questo o si distrugge il pulsante o ci si infilza. Quindi vostro rischio e pericolo, io sto facendo vedere come lo faccio io, poi come lo fate voi è un problema vostro. Questo chiaramente non è un tutorial, mostro solo come eventualmente provvedere. Ok, ecco qua, il pulsante se ne viene fuori di fabbrica. Chiaramente il pulsante rimane così, poi gli mettono i due componenti e fondono la plastica in modo che faccia sigillo, ok? Allora io in questo caso, se si nota, perché si nota, ok, qua sopra ci sono degli aloni, ok? Quello lì è ossido, quello lì è ossido. Accendiamo
il microscopio, così ve lo faccio vedere direttamente con il microscopio. Eccolo lì, vedete? Allora, quelli che vedete aloni sono i punti di contatto che chiaramente, allora c'è questo qua centrale, ok? E ci sono questi qua superiori. Qua è dove chiaramente il pulsante va a fare contatto, ok? Ci sono i due punti esterni, eccoli qua, i due punti esterni e il punto centrale. I due punti esterni poi schiacciando vanno a collegarsi al punto centrale, ok? E nel tempo questi punti qua vanno ad ossidarsi, come vedete l'ossido già comincia a formarsi. Questo può poi impedire il contatto, ok? Quindi io con una spazzolina di metallo prendo e pulisco il pulsante in questa maniera qua. Non è abrasivo in questo caso, non toglie materiale, ma leviga di nuovo la superficie in modo che torni bello scintillante. Ecco qua, così non c'è più nessuna corrosione. In più gli andiamo a mettere questo qua, Deoxit, ok, D100L, e questo mi è costato una barca di soldi, ok, perché arriva direttamente all'Inghilterra. Ci ho speso tipo 70 euro per questa boccettina qua, molto molto costosa ma molto molto efficace. E cosa faccio? Molto semplicemente gli metto una sola semplice goccia all'interno qua dei contatti, basta, tutto qua, in modo che questo previene la corrosione, perché questo liquido qua è un pulitore per contatti, ok? Rimuove l'ossidazione e migliora la connessione nel tempo, ok? Non è infiammabile, non è conduttivo. Quindi, poi direte, magari non è conduttivo, quindi si interpone fra i punti di connessione. No, in questo caso no, perché i punti di connessione sono fisici, ok? Però se questo liquido qua fosse utilizzato, per esempio, qui, ok? Su questo pettine, ok? Ecco, in questo caso non trasmette elettricità da un punto all'altro, ok? E non è infiammabile come potrebbe essere l'alcol isopropilico, per esempio, no? Quindi poi rimettiamo il pulsantino qui, ok? Premiamo un po' di volte, molto bene. Una volta messo il liquido, si sente che sparisce il click. Allora, questo fa click perché è ancora quello non sistemato, ok? Mentre questo non si sente praticamente nulla. Ok? Un piccolo prezzo da pagare, diciamo. Una volta fatto questo, non si fa altro che richiudere il bordo. Quindi con una superficie tonda o altro, richiudiamo il bordo. Dopo nel tempo il liquido dovrebbe riuscire a, non dico evaporare, ok? Però a lasciare un alone sufficiente da fare il lavoro e il click potrebbe tornare, ok? Perché si asciuga un attimino. L'ideale per me sarebbe di comprare pulsanti nuovi, così durano decisamente di più rispetto a questo sistema qua, ma siccome non esistono pulsanti nuovi, a meno che qualcuno non li riesce a trovare, a meno che qualcuno non li riesce a trovare, che sono identici, ok? 9 mm per 9 mm che hanno questa forma qua, dove appunto ci possa stare la molla, ok? E, e sia di plastica qua. Se qualcuno riesce a trovarli e mette sotto nella descrizione eventualmente o mi fa sapere un link dove poterli acquistare in privato eventualmente. Non sono sicuro che le persone possano condividere il link al di sotto dei commenti, ma nel caso potete tranquillamente passare su Discord eventualmente e lasciare un messaggio in privato là o sul Discord server, ok? Sul server Discord.
Ecco, insomma, procediamo con il prossimo. Non ci vuole moltissimo, ma il problema è evitare di infilzarsi. Cercate di non forzare troppo eh, sulla cupola di metallo, perché se si deforma poi è un problema, perché non sentirete più uno, non sentirete più il click. Stavo dicendo, il pulsante, se si deforma poi non riesce più a fare il suo lavoro, ok? Non fa più click. E il click non è solo una sensazione che avete voi, è proprio la sua stessa funzionalità. Perché il click è dovuto al fatto che la cupola, ok, fa così, quindi rimbalza da una posizione ad un'altra. Se voi spiaccicate troppo nel tentativo o nell'apertura del pulsante, eccetera, spiaccicate la cupola o la deformate, poi questa funzionalità qua viene completamente sballata. Di conseguenza vi tocca buttare via tutto, perché sarà impossibile recuperare la forma che aveva prima. Ok? Mi sono dimenticato di mettere il deoxit. Dovrebbe essere tutto a posto, ma questo lo possiamo verificare solo nel momento in cui rimettiamo tutto in ordine. Quindi adesso dobbiamo mettere i pulsantini. Poi, e comprimere la molla non è un gioco, ragazzi, perché è una molla piuttosto durina. Bene, adesso inseriamo. No, ok. Adesso risaldiamo le gambine. Ottimo. Finito. In teoria dovrebbe essere tutto a posto. Rimettiamo l'asta. Cliccoso abbastanza. E adesso dobbiamo pensare a questo. Allora, intanto questo qui va messo così. In questa maniera. Ecco qua. Così va messo. Ok? Nel caso qualcuno se lo stesse domandando. Poi, vabbè, intanto mettiamo il tappo al deoxit. Lo possiamo girare, lo possiamo chiudere. E il pulsante e ce lo mettiamo così a pressione. Ecco fatto. A posto. Sono sicuro che poi questo funziona tutto. Non sarà più cliccoso come in origine, perché come ho detto c'è il deoxit che c'è all'interno dei pulsanti, attutisce un po' questa sensazione di rumore. Ecco, tutto qua. Ma sono sicuro che funzioni alla grandissima. Bene, adesso il video è terminato. Ricordo di nuovo, lasciate un like se avete bisogno di riparazioni, se volete commentare, commentate, se volete chiedere qualcosa potete anche farlo. Ho attivato e aperto il server Discord, se volete passare di là, richieste di riparazioni, corsi di riparazioni, corsi per imparare a riparare, no? Imparare a saldare, imparare a fare diagnostiche o cose altro, no? Quindi ecco, se volete abbonarvi al canale potete anche farlo, no? E è un piccolo contributo, ma che può essere di grande aiuto per migliorare le qualità dei video, ok? Che faccio. Bene, ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e grazie.